Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi siamo qua per testare il nuovissimo rugged smartphone della Doogee, il Doogee V20 Pro. È un rugged smartphone di alta gamma e per la prima volta vi posso anche dire che dopo aver testato tutta una serie di rugged smartphone, finalmente abbiamo qualche cosa che secondo me è veramente competitivo a livello di performance. Intendo dire che è uno smartphone molto veloce, di qualità veramente elevata, dell'hardware, del display, tutte anche le funzioni accessorie che sono comprese nel pacchetto di questo rugged smartphone. Quindi è un rugged smartphone che ho già avuto modo di testare per un certo periodo di tempo in condizioni di attività all'aria aperta e devo dire che mi ha soddisfatto finalmente. Comunque andiamo a vedere in dettaglio, facciamo un unboxing, anche se io il telefono in realtà l'ho già usato più volte, ma facciamo questo unboxing e andiamo a vedere proprio le caratteristiche tecniche, andiamo a fare anche una serie di test. Allora andiamo ad aprire la scatola, così esattamente come è arrivato a me. Tiriamo via quella posteriore. Questo è lo smartphone che adesso andremo a vedere meglio, ma vediamo anche nella confezione cosa c'è. Un manuale di istruzioni, soliti certificati di garanzia, screen protector accessori, carica batterie rapido da 33 watt, perché questo smartphone ha la ricarica rapida, quindi qui abbiamo già una caratteristica hardware molto importante. Quindi ci viene fornito il caricabatterie rapido, cavo USB Type-C Type-C e cavo USB Type-C. Allora, lo smartphone ti presenta con un bel display da 6,43 pollici Full HD, 1080x2400 pixel. È un display molto chiaro, molto nitido, che adesso andremo a vedere meglio. Lateralmente una scocca in alluminio con un tasto personalizzabile, lo slot per la SIM card e per la scheda di memoria, perché questo smartphone ha 256 GB di memoria interna addirittura espandibile, quindi abbiamo una memoria infinita, lettore di impronte digitali, tasto giù su, sotto invece abbiamo il tappo di chiusura per la presa USB Type-C. Posteriormente possiamo subito notare il comparto video fotografico che comprende la bellezza di 4 fotocamere. Abbiamo due fotocamere, una da 64 e da 8 megapixel. Poi abbiamo come caratteristica tecnica principale di questo smartphone la telecamera termica, che vi posso già dire da subito che è veramente una cosa molto professionale, non è un giocattolino, è una fotocamera termica che funziona davvero molto bene. Comunque adesso vi darò dimostrazione del suo funzionamento. E poi c'è la videocamera, fotocamera ad infrarossi per le riprese notturne. Questa comunque è una cover che ci viene già spedita da Doogee, con anche la linguettina per poter utilizzare lo smartphone appoggiato, per poter quindi guardare i video comodamente. Quindi questo smartphone non necessita di nessun altro accessorio da acquistare a parte. Ci viene fornita la pellicola protettiva e la cover con il supporto da tavolo per poter guardare i filmati. Ma adesso io vi faccio vedere la vera estetica di questo telefonino togliendo la cover. Ecco com'è in realtà questo rugged smartphone. Devo dire che secondo me a livello estetico ci hanno veramente azzeccato stavolta, perché è molto bello, a me piace moltissimo, anche se poi alla fine finisco per usarlo con la cover protettiva, perché è anche un discorso di comodità, oltre che avere una protezione maggiore, però è molto bello. A differenza degli altri rugged smartphone che hanno delle batterie gigantesche e quindi sono ingombranti e pesanti, questo ha una batteria sì grande, perché ha una batteria da 6000 mAh, ma ha un peso leggermente al di sotto dei 300 grammi, che fa sì che questo smartphone sia
abbastanza leggero rispetto ovviamente sempre a un discorso di rugged smartphone, quindi smartphone robusti, progettati per resistere alle cadute, impermeabili, con certificazione militare, quindi in grado di operare da meno 20 a 50 gradi, quindi degli smartphone indistruttibili e che servono in contesti lavorativi, operativi estremi, e quindi che per forza di cose hanno bisogno di una scocca in ogni caso molto solida. Come gli altri smartphone di Doogee che abbiamo recensito, abbiamo dei bumper sugli angoli proprio per attutire le cadute. Questo smartphone è in grado di resistere a cadute da 1,5 m, però sono dei bumper non particolarmente invadenti, si fondono bene con la scocca, quindi non sono eccessivamente sporgenti, il che rende questo rugged smartphone un rugged effettivamente utilizzabile nella vita di tutti i giorni, senza balzare proprio all'occhio come un telefono da lavoro, ecco. Ma ora andiamo ad accenderlo. Questo smartphone ha 12 GB di RAM, espandibili con altri 8 di memoria interna, quindi per un totale teorico di 20 giga totali. Comunque 12 giga di RAM sono già molti, vi dicevo già 256 giga di memoria interna espandibile. Ora mi sono spostato all'interno proprio per farvi vedere meglio il display, per evitare dei riflessi. Dunque, abbiamo acceso lo smartphone, possiamo vedere adesso si è sbloccato con il riconoscimento facciale. Ora sposto un pochino la faccia dallo smartphone, se riesco, e usiamo lo sblocco tramite l'impronta. E voilà, sblocco tramite l'impronta funziona molto bene. Display, come vi dicevo, molto nitido, mi piace parecchio questo display. Vediamo anche la reattività dello smartphone, che è effettivamente molto veloce, molto soddisfacente. Vi dico altre due caratteristiche tecniche. Allora, come software abbiamo Android 12, abbiamo un processore MediaTek Dimensity 700 octa-core, abbiamo Bluetooth 5.1, Wi-Fi dual band, connettività 5G, quindi questa è un'altra cosa importante, e a livello di posizionamento satellitare GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, quindi tutti i satelliti, quindi è sicuramente un ottimo smartphone anche proprio per la navigazione. Andiamo subito a vedere le performance di questo display, che come vi dicevo a mio parere è molto soddisfacente, oltre che vabbè, la reattività che vediamo essere molto elevata di questo smartphone, quindi a livello di processore e di RAM abbiamo sicuramente un profilo abbastanza elevato. Adesso metto uno dei miei video, montiamo il piccolo cavalletto, alziamo il volume al massimo, ed arrivando dall'altra parte dell'isola, precisamente a Porto Moniz. Sarà un trekking di circa 80 km con parecchio dislivello. Ho pensato di farlo in 4 tappe. Allora, a livello di qualità video, devo dire display veramente molto piacevole, nitido, i colori sono ben calibrati, quindi non c'è un'eccessiva saturazione, è effettivamente fedele alla realtà. Questo è un video che ho post prodotto io, quindi posso dirvi che i colori sono effettivamente fedeli alla realtà. Qualità audio, adesso vedremo strada facendo, comunque indicativamente questa è la linea che... Qualità audio buona, l'audio è potente, la qualità proprio dell'audio, come in tutti i rugged smartphone, non è eccelsa, proprio perché insomma ci troviamo a dover contenere le casse all'interno di una scocca molto chiusa, e di conseguenza per l'appunto a volte il suono sembra un pochino chiuso, però devo dire che tra i rugged smartphone forse questo è quello che ha la qualità audio migliore. Conto di tenere. Durante questo video e questo trekking parleremo ovviamente di Madeira, della sua vegetazione unica, del suo sviluppo turistico che sta avendo ultimamente soprattutto, ed anche un pochino della sua geologia, oltre che per l'appunto apprezzare anche bellissimi. La funzione che vi dicevo più interessante di questo rugged smartphone, oltre vabbè
il pacchetto ad elevate prestazioni che comprende in generale, però quella che secondo me vale davvero la pena è la termocamera, che è la prima volta che ho modo di utilizzare. Sinceramente ero scettico, pensavo fosse un pochino un qualcosa a basse performance. In realtà è una termocamera davvero funzionale e completamente personalizzabile, quindi noi possiamo utilizzare una modalità veloce e una modalità pro, possiamo scegliere i colori, possiamo scegliere le temperature che vengono visualizzate, possiamo fare tutta una serie di impostazioni di questa termocamera, ma la cosa fondamentale è che funziona davvero. Quindi adesso vi faccio vedere un pochino qua dentro gli elettrodomestici che sto utilizzando e che emanano una temperatura elevata o bassa, come il frigorifero. Allora andiamo a dare un'occhiata a questa termocamera che, come vi dicevo, è davvero incredibile. Vedete, in questo caso io ho impostato le temperature che si possono leggere, e quindi ve la rileva e ve la misura la temperatura. Potete impostare poi come volete voi, anche potete toglierle volendo. Adesso vi faccio vedere per esempio l'apertura del frigorifero. Intanto vedete che già la mia mano rileva la temperatura di 36-37 gradi. Diciamo, la temperatura della mia mano fa abbassare tutto il colore circostante, perché ovviamente si autocalibra in base alla fonte di calore più alta, che in questo caso è la mia mano. Vi faccio vedere anche un'altra cosa molto interessante, per farvi capire che è veramente una fotocamera ad infrarossi che funziona davvero. Io adesso appoggio qui la mano, guardate un po', adesso la tiro via, guardate cosa succede. È rimasta l'impronta della mia mano sul frigorifero. Adesso lo apriamo al frigorifero, vedete blu scuro, proprio perché all'interno mi rileva una temperatura per esempio di meno 1 grado nella parte della ghiacciaia, 5 gradi nella parte dove ci sono sotto le birre, quindi è assolutamente attendibile. Il range massimo di temperatura, il valore massimo rilevabile è di 150 gradi, quindi adesso io sto facendo il pane, andiamo sul forno, proviamo a riprenderlo. Ecco, questo è il forno, adesso proviamo ad aprirlo. Esternamente mi rileva una temperatura di 95 gradi, ma probabilmente, vedete, ecco qui, vedete che supera i 170 gradi, quindi siamo oltre. Mi sta rilevando la temperatura anche oltre i 170 gradi in realtà, quindi 538 gradi nella parte superiore. Pensavo sinceramente che il range fosse solo fino a 170, ma a quanto pare può rilevare anche oltre. Guardate comunque la precisione di questa termocamera, come si illuminano le resistenze. Adesso ho preso un cubetto di ghiaccio in mano, vedete il contrasto elevatissimo tra la temperatura della mia mano e quella del cubetto, che è completamente scuro. Se io lo sposto, vedete, guardate un po' cosa succede. Ovviamente la parte dove c'era il cubetto è più fredda e adesso man mano si andrà a scaldare, quindi cambierà il colore. Questa è la videocamera notturna, adesso non siamo in un contesto notturno ovviamente. Allora, su questa videocamera non sono convintissimo, intendo dire che non riesce ad arrivare su una lunga distanza e ci sono un po' di problemi di messa a fuoco. Devo testarla meglio, ma le prime impressioni sono queste. Sicuramente la termocamera funziona molto meglio rispetto alla telecamera ad infrarosso. Diciamo che va bene per piccole distanze comunque, quindi ambienti chiusi, all'aperto, così così. Adesso vi faccio vedere anche la fotocamera da 64 megapixel, che è sicuramente di ottima qualità. Anche qui diciamo che a livello software Doogee non ha implementato moltissimo le funzionalità della fotocamera, con ad esempio uno stabilizzatore digitale che sarebbe tornato molto utile. La qualità della fotocamera comunque è elevata. Adesso la giro verso di me, eccoci, e abbiamo la videocamera frontale, che anche questa è di elevata qualità, riprende molto bene, fa delle belle foto, quindi questa è assolutamente utilizzabile con dei risultati elevati. Allora, conclusioni su questo rugged smartphone di Doogee, il Doogee V20 Pro. È già da un po' che lo utilizzo, quindi non è il primo giorno di utilizzo. Vi posso dire che effettivamente è un rugged smartphone di alto profilo, è il migliore che ho provato fino ad oggi. Finalmente un rugged smartphone che mi soddisfa.
Quindi sì, questo è un rugged smartphone che utilizzerò sicuramente. Molto interessanti le varie funzioni tipiche dei rugged smartphone, quindi telecamera notturna e così via, ma quella principale è quella di infrarossi. A cosa serve la fotocamera di infrarossi? Dipende da voi, può servire per avvistamenti notturni, può servire per della manutenzione anche in casa, per vedere ad esempio magari una perdita d'acqua calda da qualche parte, non lo so esattamente, comunque è una funzione molto sfiziosa che a me piace. A quanto sta fuori questo smartphone? Ho guardato prima su Amazon, sta a 600 euro, quindi non è proprio un prezzo bassissimo, però è giustificato dal fatto che questo è uno smartphone con delle performance elevate, quindi sinceramente preferisco spendere qualcosa di più per avere un rugged smartphone con un display ad alta qualità, con cui posso vedere i video in modo gradevole, con una bella fotocamera, leggero, esteticamente bello, resistente a tutto e con questa funzione della termocamera che è molto interessante. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciatemi un commento se anche voi avete già un rugged smartphone o se magari avete già comprato questo Doogee V20 Pro, lasciatemi anche la vostra opinione. Ciao a tutti da Luca, alla prossima!